Riccardo Di Cristo, biologo, ricercatore di zoologia presso l'Università degli Studi del Sannio, col pallino della panificazione al lievito naturale, studiata con l'approccio dello scienziato. Cosa ti ha portato a pensare che fosse realmente possibile per te diventare un maestro dell'arte bianca? In verità non è partita con l'idea di dover diventare o imporsi nel mondo della panificazione. È nata come una passione, un'esigenza di soddisfare una richiesta interna alla famiglia, non per necessità, ma proprio per la voglia anche di mettersi in gioco contro un sistema abbastanza codificato che spesso però sfugge a delle regole, in primis quelle del piacere di dover mangiare un prodotto come il pane. Quando mia figlia si è presentata a casa con il pane che le offrivano a scuola sempre intero, gli è scattato qualche cosa dentro la mia testa. Probabilmente possiamo fare qualche cosa di diverso. Quindi diciamo è una situazione, diciamo, tutta in famiglia, totalmente familiare, perché i tuoi nonni anche gestivano una bottega di prodotti alimentari. E questa cosa quanto ha inciso nel tuo rapporto col cibo, col pane? Insomma? Sicuramente il mio background, la mia storia ha molto a che fare con il cibo. La mia famiglia materna per molti anni, per molti decenni, è stata titolare di una salumeria a Torre del Greco anche abbastanza rinomata, ed era un punto di riferimento. Le vecchie botteghe erano centro anche di unione delle persone, dove ci si ritrovava nell'acquisto delle materie quotidiane, pane, latte, e poi nell'ottica della bottega, chiaramente discorsi ormai persi, c'era anche la latta di pomodori aperti che veniva servita, i legumi nel sacco, i latticini, proprio la classica bottega napoletana. E sicuramente qualche cosa epigenetico nel mio background nucleico è rimasto e sicuramente me lo sono portato avanti. A Torre del Greco abbiamo un pane, la semolella, che è andato a sparire. Ci può raccontare lei questo pane, cosa significa? È un pane che è nato nei pressi di Santa Maria di Costantinopoli, a Torre del Greco. Originariamente veniva fatto col rimasuglio delle farine che rimanevano. In genere però si usava semola di grano duro e quindi veniva fatto con la semola. Per tanto tempo è rimasto il pane mattutino. Infatti quando dormivo da mia nonna sentivo la prima mattina il carretto che passava con le semolelle calde. Oggi ci sono poche persone che reinterpretano nel modo corretto questo pane, anche se poi, come sempre succede in tanti ambiti della panificazione, trovare il modo corretto è anche forse un'utopia. Non esistono delle codifiche per questi pilastri della panificazione, così come non esiste una ricettazione per il pane cafone, non esiste neanche per la semolina. Però è un bellissimo ricordo di questo pane caldo, giallo, che poi la semola è ricca di pigmenti, quindi ti ritorna in mente questo tipo di emozione. Il pane quindi è il cibo per eccellenza, che nella nostra vita ha un ruolo centrale, che è simbolo di condivisione e di abbondanza. Qual è il sentimento che ti lega di più a questo alimento? Allora, sicuramente per tanto tempo è stato l'elemento unificante la tavola. Io sono solito sempre dire, un po' di anni fa a tavola si sedeva prima il pane e poi tutte le persone. Però era sintomo di convivialità, anche il gesto, indipendentemente dall'atto religioso, di spezzare o meno il prodotto e utilizzarlo, è comunque un insieme di connivenza, di convivialità. D'altronde lo stesso termine compagni e companis, quindi ha questa radice. Oggi il ruolo del pane di per sé è abbastanza cambiato, anche in virtù di tutte le informazioni in generale sui carboidrati che
spesso sono confusionarie, in parte dicono la verità, però allontanano la persona dall'elemento pane. Personalmente ritengo che è ancora uno di quegli elementi indispensabili. A dire il vero c'è un po' un bias di fondo nella nostra cultura, il pane è qualcosa di insostituibile, anche se ci sono dei surrogati in termini di carboidrati alternativi, ma tendiamo sempre a preferire il pane, quindi c'è questo bias di fondo. Io ritengo ancora che sia un elemento essenziale, però forse deve essere utilizzato nel modo corretto. Una parte delle informazioni che viene data sul pane è giusta, un intake di carboidrati per il lavoro che normalmente oggi svolgiamo probabilmente non è una buona cosa dal punto di vista nutrizionale e salutistico. Quindi il ruolo del pane sta cambiando, o meglio, la sua funzionalità sta cambiando. Il ruolo rimane lo stesso, è un elemento fondamentale all'interno del nostro pasto. È la funzione che sta cambiando. Deve essere mangiato in una quantità e in forme diverse, e a me piace più l'idea di trasferire il pane dall'esterno del piatto all'interno del piatto, cioè farlo diventare veramente un ingrediente di quello che sto mangiando, non un accompagnatore di quello che sto mangiando. Il fatto che un alimento non venga prodotto in via tradizionale influenza in maniera negativa la percezione sui prodotti moderni, cioè quindi come noi possiamo creare nuovi ricordi associati a queste nuove tecniche, a questi nuovi prodotti? È una cosa che mi ha sempre assillato, perché nella mia mente c'è sempre stata l'idea di presentare al pubblico un prodotto che fosse uguale al prodotto che hanno conosciuto per anni, però doveva essere un prodotto diverso. E in questo ho traslato un po' della mia radice professionale. Io sono zoologo e quando insegno un animale, quando spiego un animale ai ragazzi del corso, cerco di far capire loro che esiste sempre questo binomio nella struttura dell'animale e nel suo funzionamento, che sono strettamente legati, strettamente in dipendenza l'uno dall'altro. Ecco, il lavoro che mi sono posto dall'inizio, quando poi questa attività si è spostata dal lato passione, per dire la verità è sempre rimasta e spero rimanga sempre una passione familiare, però quando è diventato qualcosa in più, ho cercato di coniugare questa idea della zoologia sul pane, di mantenere una struttura del pane che ricordasse all'utente il pane suo tradizionale, che ha un legame fortissimo con qualche cosa di funzionale diverso. La funzionalità diversa in che cosa consiste? Innanzitutto la struttura simile in che cosa consiste? Nella dimensione, nello spessore della crosta, nella grandezza, nella forma. Doveva essere qualcosa che richiamasse nella testa della gente la loro idea di pane. A tagliarlo però dovevano trovare qualche cosa di diverso. Questo qualcosa di diverso, e quindi la funzione diversa del pane, è legato sicuramente a una conoscenza acquisita negli anni, non mia. Io ho approfittato di nozioni accademiche che avevo, ma anche di tutto il lavoro che viene fatto oggi da tantissimi altri professionisti, per rivedere con una conoscenza diversa un lavoro fatto in passato. Questo chiaramente ha comportato delle trasformazioni interne del prodotto pane, utilizzo di farine o più in generale di cereali che prima non venivano utilizzati o forse sui quali non veniva posta tanta attenzione. Io ricordo benissimo questo aneddoto di mia nonna che diceva il farro lo diamo da mangiare ai cavalli, eppure il farro oggi è un elemento fondamentale o comunque uno dei cereali che viene utilizzato nella realizzazione dei pani. La stessa cosa per altri cereali minori.
La segale è uno di quelli che probabilmente nelle nostre zone non è stato mai adoperato, oggi invece è uno di quelli che la gente ricerca. Quindi la struttura doveva essere la stessa, la funzione del pane, la sua vita interna doveva essere diversa. Ho cercato quindi di mettere assieme queste due cose, perseguendo l'idea di presentare alla gente un pane che era il pane dei loro ricordi, che però avesse una valenza funzionale completamente diversa. Quindi il pane rappresenta per l'uomo il riscatto dalla fame e anche la capacità di domare la natura. Oggi diamo il giusto valore a questo alimento? Probabilmente no. Sicuramente è stato da sempre forma di rivalsa contro tutto e di sostentamento. L'abbiamo visto negli scorsi anni, no? Soprattutto nel 2020. Poteva andare in disastro tutto, però l'esigenza primaria della gente era quella di farsi il pane a casa. C'è una radice antropologica, storica, innata, istintiva, forse atavica, e probabilmente una radice di sostentamento. Il pane basta a sostenerti, a darti vita. È una cosa che proprio gli ultimi anni ce l'hanno insegnato. Sicuramente però deve acquisire un altro valore. Il valore viene dalla conoscenza. Dicevi domare la natura. Il processo che porta alla realizzazione di un pezzo di pane è frutto di fenomeni fermentativi. La fermentazione è qualcosa che è sempre esistita e noi abbiamo soltanto spesso addomesticato il fenomeno della fermentazione. Ecco, domare la natura in questo senso, sì, e nel corso degli anni sicuramente il lavoro sulle fermentazioni è notevolmente migliorato, la sicurezza alimentare è migliorata, la comprensione dei fenomeni fermentativi è migliorata. Questo oggi ci consente di realizzare un prodotto che in maniera commisurata alle materie prime che vengono utilizzate, quindi diversi tipi di farina, i diversi tipi di abborrattamento, ci permette di adeguare il sistema di fermentazione migliore per ottenere il prodotto desiderato. E tenendo in conto queste variabili riguardo la fermentazione, diciamo la complessità di questo processo può sposarsi col concetto di dieta mediterranea classica? Sicuramente, nel senso che nella misura tale il processo di fermentazione è un processo di trasformazione. La dieta mediterranea sostanzialmente è caratterizzata da questa pluralità di macronutrienti. A guardarlo bene, la componente zuccheri, carboidrati è anche abbastanza sostenuta. Pasta, pane, legumi, vegetali, tutti abbastanza ricchi di zuccheri o carboidrati in generale, che venivano facilmente sostenuti e bruciati negli anni addietro, quando il ritmo proprio lavorativo necessitava di esigenze di energia. Oggi forse la dieta mediterranea, nella sua bellezza di darti tutti i macronutrienti, però forse deve essere rivista nell'ottica della quantità. Ecco, la fermentazione è uno degli elementi che può favorire una trasformazione, soprattutto a carico delle farine. Farina in generale significa, e quindi prodotti derivati, il pane, significa comunque un carico di carboidrati non indifferente. Se la fermentazione non è svolta in modo corretto, sicuramente il carico di zuccheri, carboidrati che poi vengono ritrasformati in zuccheri, è sicuramente più alto. Mi occorre fare sempre però la precisazione. L'artigiano deve fare il miglior lavoro possibile, quindi deve applicare la fermentazione nel modo corretto per trasformare nel modo corretto la materia prima, nella fattispecie la farina, e questa trasformazione, se fatta bene, migliora anche dal punto di vista nutrizionale il prodotto finito. Va posto però sempre sotto l'accento il fatto che i carboidrati oggi, e quindi la dieta mediterranea, deve essere
assunta per il pregio di essere portatrice di tanti valori nutrizionali, deve essere assunta però nella quantità esatta, a meno che non si faccia attività che poi dà l'opportunità di sfruttare la enorme quantità calorica che viene da un pasto di dieta mediterranea. Per te la panificazione del 2050 come sarà? Bella domanda. Sicuramente in evoluzione. Il bello è questo. Qualcuno un po' di tempo fa ha detto che la tradizione è un'innovazione che ce l'ha fatta. E sarà sempre così. Il pane rimane nella sua forma un elemento che non morirà mai, sarà sempre tradizionale. Questo però non implica una non evoluzione del prodotto pane. Sicuramente nel corso del tempo cambieranno le farine come sono cambiate da 50 anni a questa parte, cambieranno le metodiche di realizzazione dei prodotti, quindi avrà sempre lo stesso ruolo di elemento fondamentale in una dieta, di accompagnatore di un pasto, ma magari avrà qualche caratteristica nuova, evoluta, che non ci farà mai perdere però il senso di vicinanza di questo elemento. Grazie. Grazie a voi.